E bentornati nel nostro e vostro viaggio in Irlanda. Oggi siamo arrivati tra Bergamo e Brescia. Ma come si faceva a resistere? e le strade continuano ad essere molto larghe. Sasha lascia un ricordino e in seguito vuole diventare il gelataio. This is mine! Abbiamo parcheggiato nel posto più pericoloso di Galway. Se io non mi sposto di qua, aspetto che scenda Ed Sheeran. E come si dice, gusti sono gusti. Buona! E se non lo sono, è colpa di Sasha. Non avrei mai detto. Galway è un pub unico. Da tempo abbiamo smesso di filmare risvegli, ma anche i posti dove dormiamo, però questo ve lo dobbiamo far vedere. Ebbene sì, ci siamo svegliati in questo angolo di paradiso. Ma è inutile che ci domandate dove si trova, perché ieri ci siamo fermati a chiedere l'informazione e un signore si è offerto gentilmente di ospitarci nel suo giardino. E appena scaricheremo le acque grigie andiamo a percorrere la Sky Road. Già il nome è un programma, la strada del cielo. Noi qualche informazione l'abbiamo preso da Andrea ed Enrica dal viaggio di Gigio Blu. La strada è molto stretta, quindi dobbiamo partire presto. Sarebbe stato più bello con il ciel sereno, ma quest'ora avrebbe già dovuto schiarirsi. Vabbè, prendiamo quello che offre il convento. Ciao Gino, buon appetito. Tra poco usciremo dalla strada privata e siamo vicinissimi all'ingresso della Sky Road. Ed eccoci all'ingresso, molto larga anche qua all'ingresso. C'è un bosco delle felci praticamente. Anche se abbiamo fatto un errore da viaggiatori principianti, ma di questo parleremo più avanti, la strada subito promette, nonostante le dimensioni ridotte. Ogni poche centinaia di metri il paesaggio continua a mutare. Si passa da ponticello in pietra con vista mare direttamente nella verdissima foresta della contea. Beh, non sapevamo se fosse possibile dormire o no su Sky Road, però quelli ragazzi lì l'hanno fatto. Questa insenatura con il sole deve essere uno spettacolo, ma anche così non è da meno. E c'è pure chi abita qua. E qui sembra che hanno creato uno stagno privato. E andiamo avanti. Come si diceva, la strada è stretta, a tratti strettissima, e qualcuno, cioè noi, finiva regolarmente nella vegetazione, per fortuna senza troppi danni, cioè graffi. Per ufficio del turismo e per noi questo è la Sky Road, ma per tanta gente questo posto è la casa, sicuro è la scuola. Errore che abbiamo fatto è percorrerla in senso antiorario ed è un errore per due motivi. Uno è che incontri tutti quelli che l'hanno fatto nel verso giusto e secondo che per una bella parte del percorso vista mare l'avevamo alle spalle e quando ci siamo accorti ci siamo pure fermati. È vero, ci siamo fermati in mezzo alla strada, ma come si faceva a resistere? La vista è veramente pazzesca. Ma non è solo il paesaggio verso il mare, questa strada è un'esperienza unica. Una volta in cima capisci perché tanta gente percorre questa strada. È uno di quelli punti dove si può benissimo prendere il caffè. E ora godiamoci lo spettacolo. Che facciamo? Lasciamo un ricordino? Qualcuno interessa, quella casa lì è in vendita. Qua potete prendervi un piccolo ricordo della Sky Road e lasciare qualcosina per i ragazzi che li preparano. Nonostante la strada è veramente stretta e vi farà venire qualche infarto e il tempo non è dei migliori, vale la pena veramente percorrerla. Non sembra neanche di essere in Irlanda, anzi non saprei neanche dove collocare questa strada. Secondo me ogni tanto vedendo le brughiere, da quando siamo arrivati alla brughiera, mi ricorda tanto le cime più tempestose e Heathcliff. Ma la strada non è ancora finita. E mentre aspettiamo che passano tutte le macchine, salutiamo le pecorelle! E la vista continua a essere veramente pazzesca.
vi facciamo viaggiare con noi per qualche secondo. Colpa di vento, alberi crescono tutti verso sinistra. C'è ingresso, un mezzo ingresso, un castello lì e poi dietro c'è una casa normalissima. E la Sky Road finisce qua a Cliveden, da dove comincia. Eravamo preparati al fatto di trovare una bella strada panoramica irlandese, visto che siamo in Irlanda, invece abbiamo cambiato il continente. 10 km fa eravamo sulla Sky Road praticamente sospesi sopra l'Atlantico, ma qui sembra di essere arrivati in Canada. Insomma, comandante Mark, lupi dell'Ontario, eccetera eccetera. E quelli lì sembrano di essere i pescatori. Poi c'è anche una casetina. So che da qua può sembrare molto lontano, ma ho visto veramente saltare un salmone. Beh, poteva essere anche un altro tipo di pesce. Anche da qua il paesaggio è uno spettacolo. Si riesce a vedere come si spostano le nuvole, che poi sembra anche la nebbia. Nuvole, nebbia. Non abbiamo fatto nemmeno 300 metri e ci siamo trovati davanti questo paesaggio. Sembra scena di un film. O un bel film. Adesso a Mams Cross abbandoniamo questa strada panoramica per una ancora più panoramica. Almeno sulla carta. Non fatevi ingannare dal tempo piuttosto variabile. Ad un certo punto non ci pensi più nemmeno, visto che il paesaggio con i suoi laghi, brughiere e colline è stupefacente. Sì, lo sappiamo che con il sole sarebbe stato ancora più bello, ma questa Irlanda è dall'altra parte e quasi certezza che tra qualche chilometro pioggia cesserà e uscirà il sole. Ogni tanto qualche chilometro si trasforma in qualche decina di chilometri. E la strada panoramica finisce qui, tra Bergamo e Brescia, a Pota Caffè. E ci siamo fermati senza una apparente ragione. Solo per fare 2 passi e pigliare un po' di sole, visto che è uscito leggermente. Anche se non possiamo fare bagno. È calda! Oh, è caldo! Quando siamo partiti dall'Italia non sento caldo ai piedi. Ma c'è anche chi fa bagno. E noi questi giorni andremo lì su quella punta, l'Isle of Moher. Quindi vedremo anche le pecore che producono famosa lana mohair. Eh sì, le producono con tanto di fabbrica e cartellini da timbrare. E ci troviamo a pochi chilometri da Galway, una cittadina con il pallino per la musica tradizionale, piena di case colorate e vecchi pub. E noi andiamo a verificare. Oh, è arrivato il gelataio! Anche Maya si è accorta del gelataio, con tanto di mie ciabatte. E finalmente si mangia gelato! Prenderei Oreo? One Oreo e one marshmallow. Eh sì, il gelataio ci ha fatto entrare nel camioncino sogno d'ogni bambino, almeno di quelli che sanno che esistono in camioncini con il gelato. Ma guarda che gelato enorme! This is mine! One moment! Oh! Thank you! Oh, great, thank you! Non abbiamo resistito, abbiamo preso il gelato. Nonostante il signore parlasse un gaelico stretto, siamo riusciti a capire che ingredienti comunque provengono dall'Italia, perché suo zio possiede tipo 30 gelaterie sull'isola. Il gelato è veramente buono. Ma veramente, veramente buono. E se per caso pensate che questo è come quello gelato che prendete in un noto fast food, quello alla spina, non c'entra niente, è un gelato vero, la crema è perfetta, ottimo. Finita.
E dopo pochi chilometri appagati dal gelato e con il sole arriviamo alla meta imperdibile, Galway. E appena arrivati a Galway ci aspetta un piccolo baby gabbiano. Baby, insomma. Abbiamo parcheggiato nel posto più pericoloso di Galway. Se sgarate solo di un minuto arrivano le ganasce. Ma abbiamo parcheggiato sotto la casa della Galway Girl. adesso io non mi sposto di qua, aspetto che scenda Ed Sheeran. E la casa la vedremo meglio più tardi, quando andremo dall'altra parte. Avete visto spot di Ed Sheeran Galway Girl di qualche anno fa? Ha più di 600 milioni di visualizzazioni. Ma anche se non è vostro genere di musica, andate a vederlo, vale la pena. Comunque quel video è anche una delle ragioni per quale abbiamo deciso di venire a Galway. Era una meta imperdibile. Ho trovato la mamma. Noi partiamo da Quay Street attraverso il quartiere latino per arrivare all'Ayr Square. Posto incredibile, pieno di gente. E come vedete, sono anche artisti di strada. L'unica cosa che manca è il sole che è andato in questo istante. Questo è soltanto uno dei tantissimi artisti di strada che incontreremo oggi. Ma guarda che belli capelli. Ma questa non è decisamente la Galway Girl che abbiamo visto nel video. Una cosa fino adesso l'abbiamo capito, Galway è un pub unico. E se voi fuori sul video vedete qualche turista seduto fuori, dentro il pub è pieno di irlandesi, soprattutto irlandesi. Questo pub è più vecchio di panificio di Bedizzole. Che dici? E si chiama Testa del Re. Caffè preso, andiamo avanti. Ogni 100 metri c'è qualche artista di strada ed è strano che le musiche non si mescolano. Thank you so much. E per farvi vedere che non siamo uomini di malafede che pensano solo a bere, questa è la più vecchia chiesa di Galway, 700 anni di storia. E non soltanto questo, condividono questa chiesa con altre 3 comunità ortodosse e all'ingresso c'è scritto che chiunque di qualsiasi religione è benvenuto a professare la sua fede qua dentro. Dicono che la più bella casa medievale d'Irlanda è quella dietro alle mie spalle, Lynch Castle, conosciuta soprattutto per le sue decorazioni, stemmi della famiglia Lynch e di re Enrico VII. Ma bisogna assolutamente visitare anche tutte le vie laterali. Qualcuno potrebbe osservare che c'è tanta gente. Ebbene sì, è proprio la gente che fa questo posto quello che è. Wow, un altro matrimonio. Abbiamo trovato un'altra statua del nostro amico Oscar Wilde. Anche se qui è parecchio più serio. E visto che siamo arrivati in cima, ci spariamo giù al punto di partenza. Attraversiamo Arco Spagnolo, diamo un'occhiata a Charlie e poi andiamo dall'altra parte. E come si dice, i gusti sono gusti. A me sto Spanish Arch non dice niente. Uno degli scorci più fotografati di Galway è la Long Walk, quella dove abbiamo lasciato Charlie, che non si vede dietro il cespuglio, però dove si vede benissimo la casa di Galway Girl. Avete presente le barche storiche di Cesenatico?
Ci sono anche qui, ma qui non è possibile issare le vele. E qui i venti sono leggermente più forti. Non è così? Penso proprio di sì. E facciamo anche un giretto lungo il fiume. C'è scritto che Pullman è pieno, non si entra più. Ma questo dipende dall'industria di pesce, visto che qua hanno salmone e da noi le sardine. E a proposito dei salmoni, abbiamo sentito che qui c'è Salmon Bridge. Che non è questo qua. Ci sono altre strisce arcobaleno. Ma dobbiamo svelarvi un segreto. Seguendo ormai da 10 giorni i locals, esclusivamente i locals, non abbiamo mai attraversato con il verde, anche perché non arriva più. In realtà una volta abbiamo attraversato con il verde, ma ero tutto preoccupato. Siamo arrivati a Salmon Bridge, ora proviamo a scendere. E si chiama Salmon Bridge perché giù è tutto pieno di salmoni. E il Salmon Bridge vi porterà dritto dritto alla cattedrale. 1 minute 37 seconds later. E si stanno scaldando perché c'è ancora il festival in corso. Abbiamo un po' di fretta, quindi stasera, come bravi italiani all'estero, anche noi mangiamo la pizza, perché dopo andiamo in un pub piuttosto speciale. Siamo arrivati da Charlie, ma qualcosa mi dice che possiamo mangiare anche qua. Buona! Non avrei mai detto, ma è veramente buona. La pasta è buonissima, veramente decotta bene, da non crederci. L'ho presa apposta per criticare. Andata male. Da noi nei campi si trovano i spaventapasseri, invece qui si trovano i spaventagabbiani. Per fare una foto sta andando in giro e sta spaventando i gabbiani. Noi siamo in controluce. Devo dire veramente ottima, anche se sono dispiaciuto che è finita, ma devo dire che metà pizza mi bastava. Però c'hai una pizza al prezzo di due, nel senso che questa prosciutto e funghi costa 16 euro, ma qui più o meno tutte le cose costano da 50 al 100% in più che da noi. Se pensavate che noi vi facevamo vedere le isole Aran, vi sbagliate di grosso, sono quelle lì. E se non lo sono, è colpa di Sasha. Non si può visitare tutto, noi avevamo scelto la isola Inishbofin, però è andata come è andata. Siamo ancora a Galway, ci siamo spostati di pochi chilometri per essere più vicini al pub che desideriamo di visitare da tantissimo tempo, quello della Galway Girl, ma non solo per quello, quel pub sembra un museo. Ma è sempre un pub. E stiamo andando abbastanza prestino perché ora dovrebbe esserci la musica folk irlandese. Prestino, insomma, qui il sole cala dopo le 10:30. E siamo arrivati. Down Horn. Ok, thank you. Di pub ne abbiamo visti non solo in Irlanda, ma uno così mai. Tra poco vi faremo vedere cos'è che lo rende speciale. E sono arrivati anche i ragazzi che suonano.
È stato bellissimo, non si direbbe neanche che sono quasi le 10. Infatti, se volete visitare un vero pub tradizionale irlandese dovete venire qua a Galway a Connor's Pub. Non hanno la TV, non servono cibo, soltanto ottima musica e buona birra. The next morning. E buongiorno, salutiamo Shipwreck È la casa di Galway Girl. e Galway ovviamente. Oh, ma guardate che sappiamo benissimo che la ragazza non abita lì. Sì, ma torneremo lo stesso perché ieri sera siamo usciti dal pub quando c'era il cambio della musica, prima che incominciasse quella bella forte. E salutiamo anche il campo da rugby dove abbiamo dormito stanotte e anche il mezzo delle ragazze inglesi.